Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano. Continuiamo la nostra partita su Shapez perché d'ora in avanti il gioco si farà sempre più intricato e sempre più interessante. Nell'ultima puntata abbiamo fatto il logo di Shapez, una figura maledetta. Guardate voi che bestia di complesso che abbiamo fatto per avere il logo. Le figure sono tagliate, rigirate, rimpilate, verniciate, ritagliate, rimpilate, chi più ne ha più ne metta l'intreccio che non aveva più fine, ma alla fine ne siamo usciti vincitori e lo stiamo riportando piano piano a Lab, dove ci permetterà di sbloccare il livello 20 e ci sbloccherà i cavi e il verniciatore quadruplo. Allora, il verniciatore quadruplo sarà una variante del verniciatore che già conosciamo qui a un ingresso. Poi abbiamo il fratellone a 2 ingressi che consuma la metà del colore e ora immagino arriverà qualcosa a 4 ingressi. I cavi invece sono quelli che ci introdurranno alla seconda parte del gioco, perché ora attraverso i cavi e poi altri dispositivi che arriveranno, dato una spulciata su wiki senza spoilerarmi troppo, ma per avere un attimino un'idea di dove andavamo a parare, con i cavi arriva su Shapez la parte della logica booleana. I cavi ci permetteranno di trasportare in uno schema sovrapponibile a questo ma separato dei segnali a delle strutture che mano a mano il gioco ci farà sbloccare e con questi faremo delle cose. Ancora non ne ho idea neanche io, quindi le andremo a scoprire pian pianino insieme, e però ci permetterà di fare delle cose fichissime, perché là dove in questi giochi entra la logica booleana si apre un mondo nuovo che ci permetterà secondo me di fare delle cose sì intricate ma bellissime. Con le ultime due forme che abbiamo fatto, le gocce stellate e il logo di Shapez, abbiamo sbloccato o sbloccheremo i futuri gradi anche del miglioramento delle cose che già conosciamo, i nastri, gli estrattori, i miscelatori e tutto il resto, e siamo già arrivati a velocità 7. Ora appena arriveranno le forme del logo predefinite riusciremo a portare quasi a velocità max il tutto. Ecco, pochi loghi e sbloccheremo cavi e verniciatori. Eccolo qua. Livello 20. Hai appena sbloccato il livello elettronico. È un livello separato dal livello normale e introduce molte altre meccaniche di gioco. Per il momento ti ho sbloccato il verniciatore quadruplo. Connetti con il piano elettrico gli spazi che vorresti colorare. Per passare al livello elettrico ti basta premere E. Postscriptum. Attiva gli aiuti nelle impostazioni per attivare il tutorial dei cavi. Questi sono i cavi, mm, quindi potremo andarli a mettere negli ingressi. Tutorial disponibile, c'è un video tutorial per questo livello, ma è disponibile solo in inglese. Vorresti dargli un'occhiata? Allora, posiziona il verniciatore quadruplo, prendi dei cerchi e i colori bianco e rosso. Allora, pigiando su ok mi ha aperto un video, mi ha reindirizzato a un video YouTube, che ovviamente non metterò qui sul canale. Seguiremo il tutorial che ci fa il gioco. Allora, posizione verniciatore quadruplo e prendi dei cerchi e i colori bianco e rosso. Oh, proviamo. Allora, il bianco lo devo fare, quindi ne vuole. Facciamolo. Allora, alla veloce ho buttato giù un blocco di miscelazione e di creazione del colore e mi sono portato quello che chiede. Una linea di cerchi, due di rosso e due di bianco. Allora, prendiamo il verniciatore, quindi ora abbiamo quello singolo. Tanto per sbaglio abbiamo sbloccato un achievement, pigiando E si passa ecco, al livello elettrico.
dicevo, ora abbiamo il miscelatore, scusate, il verniciatore che conosciamo, quello è un ingresso per le figure, un ingresso per il colore. Quello doppio che abbiamo utilizzato nelle ultime fabbriche. E quello quadruplo che abbiamo sbloccato ora. Eccolo qua. Questo quadruplo ha praticamente 4 ingressi sotto del colore e qui l'ingresso della figura. Più c'è il livello elettrico. Allora, togliamoci questi. Riprendiamo questo, lo mettiamo qua. E seguiamo il tutorial. Per passare al livello elettrico basta premere E. Poi connetti tutti e 4 gli input del verniciatore con i cavi. Ok. Allora. Scusate. Qua. Ok. Passiamo al livello E, come ci dice. E ora abbiamo... tanto abbiamo sbloccato l'interruttore qui dove c'è il lettore... Dove c'è il lettore della velocità delle figure e il magazzino. Abbiamo sbloccato anche l'interruttore che può essere azionato per emettere un segnale booleano 1-0 nel livello elettrico che può essere usato per controllare per esempio un filtro. Va bene. Abbiamo i cavi, ti consente di trasportare energia, e gli incroci, consente ai due cavi di attraversarsi senza connettersi. Allora, connetti tutti e 4 gli input del verniciatore con i cavi. Ok. Fantastico, ora posiziona l'interruttore e connettilo con i cavi. Prendiamo l'interruttore, può essere ruotato come vedete, e connettiamo. Premi l'interruttore per fargli emettere un segnale di verità e fargli quindi attivare il verniciatore. PS, non c'è bisogno che tu connetta tutti gli input, prova a collegarne solo 2. Allora, torniamo all'altro livello. Qua mettiamo l'uscita. Come vedete, senza input lui non fa uscire figure colorate. Se lo attiviamo, figo, ha colorato, ogni ingresso colora uno spicchietto. E con che logica lo fa? Allora, quindi i 2 rossi di qua, i 2 bianchi di qua, di qua. E va bene. Stacco, spegniti. Cancella. Vuota un attimo. Ok, troppo gentile. Cavati là. Qua. Qua. E qua. Così. Tanto per... va disattivato altrimenti, giustamente. Togli. Ho attivato solo quelli lì. Ci devo studiare un attimo. Quindi se stacco queste due del colore e accendo, posso colorare anche solo una parte della figura, quindi non c'è più bisogno per fare 2 colori diversi sulla stessa figura, non c'è più bisogno di tagliarla, colorarla e riempilarla. Questa è una svolta. Questa è veramente tanta roba, ragazzi. Praticamente parte un nuovo Shapez, un nuovo gioco. Io pensavo di essere quasi alla fine e invece inizia un nuovo Shapez. Che figura vuoi per il prossimo? Mamma mia, ma che è? Il bersaglio delle freccette? Oh, signore. Ah,
4 cerchi uno sopra l'altro e colorati in maniera alternata. Ah, ok. Madonna. Allora ci vuole una zona bella, massella e fica per fare tutto. Ci vuole tutti i colori e un mucchio di cerchi. No, togliamo tutta sta roba. A posto di disattivato il tutorial, se no diventava stalking. Allora, intanto che provavamo la parte elettrica booleana, nuovo livello che ci ha sbloccato, abbiamo portato 59.000, scusate, 56.000 luoghi e... Bah, io andrei a ripartire dai nastri, vai. Madonna, ma che razzo. Ok, un grattacapo per volta. Ah, poi però non è più da 8 a 9, ma da 8 a 8 e 10. Ok, va bene, vabbè. Ci doveva essere il limite prima o poi. Quindi ora fa 16 oggetti al secondo. Un nastro fa 16 oggetti al secondo. Quindi dobbiamo fare 16 oggetti al secondo di sta roba qua. Dei bersagli. Cerchiamo una zona fica. Allora, qui i cerchi ce ne sono un botto, so piccolini, ma... Allora, in questa zona qui abbiamo tutto di quello di cui abbiamo bisogno in maniera estremamente abbondante. Abbiamo i cerchi, il rosso, di cui ce ne servono 8 linee, 4 per il bianco e 4 appunto per il rosso. E ci abbiamo grossi giacimenti anche di blu e di verde per il bianco. Allora, diversamente dal solito, partirei dal fondo. Prima ci sarebbe servito di smontare i cerchi, di dividerli, di colorare ogni spicchio col proprio colore, poi ricomporli. Ora, col verniciatore quadruplo che abbiamo appena sbloccato, possiamo fare tutto in un solo passaggio. Ed è fichissima questa cosa qua. Allora, tu ne fai 7 al secondo, quindi ce ne bastano 2 per ogni livello. Qui entrano i cerchi, sotto devo far arrivare i colori. Allora, vediamo come si può organizzare qua. Allora, dobbiamo avere 4 di questi blocchi, cioè 4. 2 per livello di questi blocchi qua. Lì devono arrivare i cerchi, quindi devo lasciare spazio. Tanto spazio ne abbiamo, facciamo così. E qui arrivano i cerchi. Qui abbiamo l'uscita. Così. L'interruttore lo piazzerei così. Andiamo al livello sotto. Ok. Ora dovrei però far arrivare i cerchi in maniera sexy. Vediamo se così può andare, così.
Dovrebbe funzionare in teoria. E di questi blocchi ce ne servono 4. Sì. Ok, quindi facciamo arrivare i colori da sinistra, le figure da di qua. Ok. Abbasserei tutto un pochino. Così. Allora, facciamo i conti. Ci servono 1 e 2 linee per il bianco e 2 per il rosso ogni blocco. Quindi ci servono, scusate, 7 oggetti al secondo, quindi ognuno consuma 14 di rosso e 14 di bianco. Allora, ogni linea vuole 2 linee di rosso da 14 e 2 linee di bianco, quindi ci corrono 8 linee di rosso e 8 linee di bianco, quindi torniamo qua. Ero stato ottimista, avevo fatto male i conti. Modifichiamo. Ecco, qui ho ottenute le 8 strisciate di bianco. Madonna, ragazzi, che sveglia del miscelatore che blocco miscelatore che è venuto, guardate. Un intreccio di tubi, tunnel, fossati, castelli. Ecco le 8 linee di bianco. A te perché non ti piace? Troppa distanza. Mm. La facciamo così, così, così. Sì. Ok. E abbiamo le 8 linee di bianco. Ho spostato questo giacimento più basso del rosso in modo che qui ci prendiamo direttamente il rosso. Allora abbiamo gli 8 bianchi e gli 8 rossi. Ora li dobbiamo mandare all'interno dei nostri miscelatori quadrupli. Allora, l'importante è che ci ricordiamo come colora. Lui parte dallo spicchio in alto, questo qua, spicchio in alto a destra, e ruota, diciamo che ruota. Gli ingressi verniciano in senso orario, quindi il secondo ingresso farà lo spicchio in basso a destra e così via in senso orario. Quindi per ogni figura dobbiamo stare attenti a come andiamo a mettere i colori. Allora, tanto impostiamo i circuiti dagli interruttori qua. Ok, e sono collegati. Poi ora dobbiamo portare i colori in maniera intelligente. Partiamo dal primo, poi li dobbiamo impilare, quindi forse ci conviene partire che questo qua fa quello al centro, è il più piccolino insomma, questo qua. Quindi dobbiamo fare bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso. Qui il primo bianco, ma forse questo ci conviene spostarlo sotto il giacimento dei cerchi per non farci dare troppa noia, siamo più liberi di fare un po' di magheggi. Speriamo che qui un po' basta. Allora, il primo deve essere un bianco. Allora, riportiamoci i bianchi più o meno tutti
Ma no, non serve di riportarli tutti alla stessa altezza. Allora, no, ho detto una cazzata. Facciamo così e ce lo mandiamo diretto. Poi vediamo se ci impiccia quei tunnel. Qualche magheggio lo possiamo fare. Così. E no, devo andare al terzo. Sbagliato. Qua. Ok. Adesso mi piace più. Adesso mi piace più. E prendiamo i due rossi più alti. Sì, forse ci conviene. E facciamo venire giù. Per non stare in mezzo ai coglioni qua. Uno qua. E l'altro qua. Questo basta che fa uno. Questo deve fare fino a qua. Così. E così. Se qui ci portiamo questi. Attivandolo. E non gli piace. Ah, giustamente l'ho spostati. Ihi. Ok. Prendiamo i fili. Spengiti un attimo. Riprendiamo i fili. Ok. E questo, se non ho sbagliato nulla, è questo qua. Bianco, rosso, bianco, rosso. Esatto, è lui. Ora dobbiamo fare la stessa cosa sugli altri. Ripiazzo i fili. Facciamo la stessa cosa sugli altri. Portiamo i colori e i cerchi. Stando attento che ora qua dobbiamo fare il secondo, quindi è rosso, bianco, rosso, bianco.
Ed ecco portati i cerchi e i colori. Ora non ci resta che attivarli e sperare di aver fatto bene. Ah, bianco, rosso, che era il primo. Ok, ero alternati. Rosso, bianco, bianco, rosso, bianco. Ok. Che poi sono i colori del canale. Iscrivetevi ragazzi, per non perdere figure intrecci sempre più pazzeschi su Shapez e altri giochini. E ora non ci resta altro che impilare le forme nella sequenza corretta per ottenere la forma del bersaglio. Allora, riprendiamo la fabbrica del logo, dove se non sbaglio 2, 4, 6 e 8. Ci abbiamo impilatori da 8, ma lì c'è un errore, aspettate. 2, 4, 6 e 8. Ecco qua. Torniamo al cantiere. Tanto posizioniamolo, poi vediamo. Gli ingressi sono da sotto e questa torna giù. Ok, come la volevo, perfetto. 2, 4, 6, 8, perfetto, per fare 14. E lei. Allora, adesso la posizioniamo verso l'alto. Lasciamo un po' di spazio, così. E è un processo che dobbiamo reiterare per 3 volte. Ok. Allora, partiamo dal centro, che è la prima. Questa va sul lato destro e questa deve andare sul lato sinistro. Quindi questa qui va a sinistra e questa deve andare a destra. No, così. Questa deve andare a destra. Così. Così. E questa a sinistra. E questi sono i primi 2. Ora questa deve sempre andare a destra perché deve stare sopra tutto. E qui viene la terza. Finirò il gioco che io e Shift non ci siamo ancora capiti. E stesso discorso vale qua. E qui ci portiamo all'ultima. E quello che teniamo in uscita è proprio la nostra figura. Mettiamo vicine. Eccola qua. Però l'hub è in alto a destra. Siamo molto lontani, eh. Siamo molto lontani. Che uscite abbiamo libere? Sotto. Quindi, tanto torniamo verso le gocce stellate lì. Inverto l'uscita. Così.
Ed eccole qua, dopo aver girato intorno a ben due complessi, sia quello delle gocce stellate che del logo di Shapez, ecco che i nostri bersagli tornano a casa. Giro assurdo. No, non è ancora neanche questa. Eccola qua. Ora torneranno. Perfetto. Ah, se ci pensate, a parte questa sveglia impressionante del miscelatore per fare le 8 linee di bianco, la figura, per quanto è complessa, perché come potete vedere è uno spicchietto rosso, uno spicchietto bianco, semplicissima ora, grazie a questa all'introduzione del miscelatore. Ce l'ho col miscelatore, niente. Grazie all'introduzione del verniciatore quadruplo e la logica booleana che ci sta dietro, quindi quella con gli interruttori, quello che sarà un segnale 0 e 1, per chi non lo sa, la logica booleana è quella branca della matematica che studia gli eventi e i fenomeni e codifica gli eventi e i fenomeni che rispondono a un criterio di vero e falso, fondamentalmente, in maniera molto, molto sintetizzata. E questa qui ci permetterà ora di fare delle figure complesse con figure tanto tanto complesse con dei schemi, dei sistemi molto semplici, perché se pensate, prima avremmo dovuto scomporre ogni linea del quadrato con i taglierini nei 4 spicchi, ogni spicchio andava verniciato per gli affari propri su come abbiamo fatto finora, andava ricomposta la figura, poi andavano impilate, cioè veniva un complesso mostruoso. Invece eccolo qua, due blocchi, uno per i verniciatori quadrupli, 3 strisce per impilare e a posto. E la figura ce l'abbiamo. Ora, il nastro trasporta 16, qualche buchino lo vediamo, ma appena riusciamo e già qualcosa possiamo fare. Tanto facciamo gli estrattori, le prossime saranno i taglierini, i rotatori, i verniciatori. Appena tutto l'upgradiamo, questa fabbrica farà 16. Ormai i numeri standard saranno questi e andranno avanti di pari passo in base a ogni volta che riusciamo a fare uno step di velocità. Quindi l'introduzione di questa logica qua, e questo è soltanto il primo passo di un mondo che sono convinto si apre immenso. In genere sui giochi di automazione, quando arriva la logica booleana diventa un altro gioco, è bellissimo. E con questo sono sicuro che riusciremo a fare in futuro figure sempre più complesse con dei blocchi, con delle fabbriche, diciamo, in realtà tutto sommato semplici. Mettiamo bersagli e magari grande. Quindi in realtà l'introduzione di questa cosa qui, anche se può sembrare che ha complicato un dispositivo che era semplice, in realtà ha semplificato tutto, perché con un solo blocco facciamo quello che prima avremmo dovuto fare con 4. E quindi si è aperto un mondo bellissimo. E ora andremo a sbloccare i filtri e anche lì sarà un altro bel passo verso l'infinito ed oltre. Per questa puntata vi ringrazio ragazzi di essere arrivati fin qua, vedremo il gioco dove ci porterà a maledire, quale figura la prossima volta ci porterà a maledire la vita, perché ora l'ha semplificata, introducendo i verniciatori e la logica booleana. Come ogni gioco di automazione che si rispetti, ora tornerà a complicarla, ne sono sicuro, ne sono certo. E per non perdervi questo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche sull'uscita dei prossimi video di Shapez e di altri giochi del canale. Vi ringrazio di essere arrivati fin qua ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!